attualmente alla guida dell'IT Digital Transformation di Federchimica e Certiquality. Benvenuto Mario. Grazie Luca, ciao. Oltre 20 anni di esperienza in diversi business, portando valore anche ai business, consulenza, logistica, produzione e infine oggi nel mondo dei servizi. Con te Mario oggi voglio parlare un po' dell'evoluzione del CIO e quali sono secondo te le competenze che un CIO deve avere. Un CIO oggi è un agente di cambiamento, deve portare le sue esperienze precedenti, le esperienze tecnologiche che ha visto in altri mercati nel mercato in cui opera la sua azienda. Deve essere capace di giocare di squadra, di coinvolgere tutto il business e giocare con loro per ottenere il risultato che desidera l'azienda. Ogni tanto agli eventi si sente parlare del noi contro loro, quando all'interno dell'azienda c'è un IT che vince o che perde e altre aree di azienda che vincono o che perdono. Questo non è ovviamente il modo migliore per procedere. Per riuscire a coinvolgere tutta l'azienda in un processo di innovazione abbiamo fatto un esercizio interessante in Certiquality. Abbiamo istituito un processo Stage and Gate di valutazione dei progetti di innovazione. Ognuno può portare un proprio progetto di innovazione e diventarne il capo progetto e sottoporlo a questa validazione. Una volta che il progetto stesso è validato, c'è un processo di confronto corale in cui vengono scelte le priorità su cui l'IT si deve configurare per il prossimo sviluppo. Questo permette di tenere l'azienda allineata e informata su quali sono gli obiettivi dell'IT a breve. Mario, abbiamo parlato di competenze. Tu in qualità di consigliere di una community come Auset, quanto può aiutare il CIO nella propria evoluzione? Auset è una community molto grossa, molto coesa anche. Il CIO viene aiutato dalla community per il confronto. Io sono stato aiutato molto per il confronto e per le occasioni di formazione che organizziamo al loro interno. Inoltre abbiamo una serie di eventi organizzati tutto l'anno che ci aiutano a tenerci sempre aggiornati su quelle che sono le novità del nostro mondo. Come aiutate i nuovi CIO che entrano all'interno della community? Vengono aiutati, o meglio, possono essere aiutati con il confronto, possono sempre alzare la mano a chiedere un'informazione a chi ha più esperienza di loro, condividendo best practice o trucchi del mestiere che si possono passare. Mario, come vedi l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e del machine learning all'interno dei processi aziendali, nel day by day? Quali sono i vantaggi che questo può portare? Secondo me può portare notevoli vantaggi. 8 anni fa avevo fatto un hackathon, avevo organizzato un hackathon in Mantero sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa, una sorta di mid-journey ante litteram, che doveva permettere ai disegnatori di avere migliori ispirazioni sui disegni che dovevano sottoporre ai clienti. È stata un'esperienza interessante, tecnologicamente rispetto a oggi non c'entra niente, ma mi ha permesso di affrontare in anticipo alcuni temi che oggi vedo con occhi diversi rispetto a chi li affronta per la prima volta. C'è da dire che intelligenza artificiale, realtà virtuale, tutte sono tecnologie. Il compito dell'IT all'interno delle aziende è di mascherare queste tecnologie, di renderle, mascherare la complessità che c'è dietro di loro e di renderle disponibili agli utenti per farli lavorare in maniera migliore. All'interno delle aziende, guardando a un altro livello, la cosa più divertente è proporre queste tecnologie per vedere dei business case, se c'è un'applicabilità per le aziende per avere un vantaggio competitivo. Chiaro, quindi possiamo dire che oggi l'intelligenza artificiale è stimolante per l'uomo, non è un pericolo per l'uomo.
No, sicuramente è qualcosa di stimolante e di molto interessante, che non sostituirà l'uomo nel suo pensiero. Lo aiuterà nel processo. Sicuramente. Chiaro. Grazie Mario e alla prossima. Grazie a te.